Ciao a tutti, oggi parliamo dell'aspergillosi nasale nel cane e nel gatto. Prima di iniziare questa patologia vi ricordo sempre di iscrivervi al canale se siete interessati agli argomenti di medicina veterinaria del cane e del gatto, se siete dei proprietari di cane e gatto e siete interessati a capirne di più di una patologia che può colpire il vostro cane e il vostro gatto. Speriamo di no, però è sempre interessante capire magari in modo più semplice una patologia che viene diagnosticata al nostro animale, in modo in primis magari di non entrare in panico oppure di cercare poi la soluzione migliore con il vostro medico veterinario. Oggi parliamo di una patologia che viene considerata come la seconda causa di rinite cronica nel cane, dopo le neoplasie nasali. Può colpire anche il gatto, anche se meno frequentemente. Generalmente colpisce i cani giovani, maschi, con il naso molto lungo. Il cane ha questo, diciamo, comportamento di andare ad annusare ovunque ed è molto probabile che soprattutto il cane giovane vada a contatto con questo fungo che è un po' ovunque nell'ambiente, diciamo lo troviamo nel terreno, quindi immaginate quando andate a fare le passeggiate, lo troviamo anche in casa, nella polvere, nelle piante di casa, lo possiamo trovare anche vicino ai mobili suppellettili fatti con le fibre vegetali, lo troviamo, ripeto, anche nella polvere stessa. Quindi è molto probabile che i nostri animali vadano a contatto con questo fungo molto frequentemente. Ma fortunatamente non tutti i cani poi sviluppano la rinite cronica da Aspergillus fumigatus, che è un fungo, però che cos'è che probabilmente fa sì che non tutti i cani lo sviluppano? Non si sa esattamente, si è andati un attimo a studiare la risposta immunitaria e si è visto che effettivamente Aspergillus ha questa caratteristica un attimo di bloccare il sistema immunitario sia dei linfociti B sia dei linfociti T e si è visto che i cani che avevano sviluppato, diciamo, l'aspergillosi nasale avevano questa caratteristica. Quindi diciamo che può esserci sicuramente un'immunosoppressione che facilita lo sviluppo, quindi pazienti, cani che hanno un'immunosoppressione del sistema immunitario potrebbero essere più soggetti a sviluppare poi aspergillosi cronica. Che cosa crea questo fungo all'interno del naso? Allora, prima di tutto è un fungo che generalmente si sospetta che la malattia parta dai seni frontali, quindi seni frontali o la parte caudale dei turbinati, e lì poi fondamentalmente si sviluppa, cresce e crea una serie di problematiche sia alla mucosa nasale sia alle ossa stesse. Infatti è un fungo che distrugge i turbinati, distrugge il setto nasale e quindi è una malattia che all'inizio magari può essere monolaterale, potremmo avere uno scolo nasale di solito catarrale, mucocatarrale, a volte anche con sangue, maleodorante. Di solito il cane respira a bocca aperta, ha magari un rumore stertoroso e generalmente all'inizio, ripeto, è monolaterale, dopodiché può essere anche bilaterale proprio perché viene distrutta il setto nasale, quindi chiaramente potremmo avere poi scolo bilaterale. Ripeto, maleodorante. Una caratteristica che non è patognomonica però è abbastanza caratteristica è che abbiamo anche delle erosioni ulcere a livello di tartufo, proprio perché lo scolo nasale, diciamo il muco, con queste tossine distrugge fondamentalmente quella zona, distrugge molto la mucosa e quindi si formano queste lesioni. Come si diagnostica? Allora, fondamentalmente la difficoltà, non esiste un unico esame che ci permette di identificare l'aspergillosi, ma una serie di esami. Prima di tutto il segnalamento e l'anamnesi è importante. Molto spesso questi funghi riescono a entrare anche grazie ai forasacchi. Vi metterò qua sopra il video sui forasacchi. Quindi il cane aspirando un forasacco potrebbe introdurre anche il fungo stesso. La seconda cosa, ovviamente sono animali tendenzialmente
più giovani rispetto magari alla diagnosi differenziale della neoplasia nasale. Comunque in diagnosi differenziale, quando abbiamo uno scolo cronico con muco purulento, sangue, dobbiamo sempre mettere in diagnosi differenziale la neoplasia nasale, soprattutto se l'animale è anziano. Dopodiché la clinica è importante, come abbiamo detto, se ci sono ulcere, erosioni del tartufo, le caratteristiche del muco sono importanti, però ovviamente non dicono il cane ha sicuramente un'aspergillosi. Dopodiché si effettuano la diagnostica per immagini, radiografie, TAC soprattutto, e si valuta ovviamente, si vede la presenza di questa lisi ossea, si valutano ovviamente anche tramite l'endoscopia la presenza o meno magari di neoplasie nasali, e poi si fanno i vari esami sierologici, culturale, istologico, e generalmente si va poi a diagnosticare l'aspergillosi. L'aspergillosi, una volta diagnosticata, come si cura? Esistono diverse tecniche, diciamo che si può utilizzare degli antimicotici per via sistemica, come per esempio l'itraconazolo, il fluconazolo, oppure si effettuano delle terapie topiche in anestesia generale, molto importante, in cui praticamente si fa l'allagamento delle cavità nasali con alcuni antimicotici come enilconazolo e il clotrimazolo. È molto importante che siano in anestesia generale e che venga ovviamente bloccato il fatto che l'antimicotico possa poi andare nelle vie aeree superiori, quindi che rimanga a livello di nasofaringe, di rinofaringe e di cavità nasale. Generalmente ha una buona risoluzione questo tipo di applicazione dell'antimicotico topico, quindi direttamente nelle cavità nasali, anche se ci possono essere delle recidive. Fondamentalmente la difficoltà di questa patologia sicuramente risiede nella diagnosi. Inizialmente potrebbe essere confusa come una rinite cronica batterica, soprattutto magari dopo l'aspirazione magari di un corpo estraneo, però fondamentalmente il consiglio è sempre quello di fare anche l'endoscopia, perché molto spesso nell'endoscopia si vedono anche le ife fungine, soprattutto in una prima fase magari della patologia in cui magari non c'è ancora scolo, quindi l'importanza di un'endoscopia soprattutto dopo che il vostro cane magari ha aspirato un corpo estraneo vegetale. Spero che questo video vi sia piaciuto e noi ci vediamo alla prossima puntata. Un saluto a tutti.